Secondo me, ad un certo punto, qualcuno le macchine del tempo le inventerà davvero, sai? Sarebbe bello. Se poi ci fosse una DeLorean sarebbe il massimo. Amore, va bene tutto, ma la DeLorean no, dai. Comunque, secondo me, se qualcuno dal futuro è andato nel passato, ha incontrato Luca Signorelli, il pittore. Vuoi sapere perché? No, da una che non apprezza la DeLorean non voglio sapere proprio niente. Nonostante le rimostranze del Teo, siamo arrivati a Orvieto per scoprire perché, secondo me, Luca Signorelli ha incontrato un viaggiatore del tempo. Ma andiamo con ordine. Dovete sapere che Orvieto passò tutto il Medioevo nell'indecisione. È vero. Prima era dominio dei Goti, poi dei Bizantini, poi Longobarda e per non farsi mancare nulla è stata anche a sprazzi Guelfa o Ghibellina. In pratica, Orvieto era il corrispettivo urbano di una donna in un negozio di scarpe durante i saldi. Non si sapeva decidere, poveretta. Forse è per quello che la costruzione del suo Duomo andava tanto a rilento. L'avevano cominciato nel 1290 con un bello stile romanico, ma poi... Oh, guarda che belle quelle Manolo Blahnik! Insomma, dopo il romanico erano passati al gotico, sempre per via dell'indecisione. Secondo me, pure gli operai a quel punto sapevano che potevano fare con tutta calma. Così si diedero all'assenteismo. All'Opera del Duomo, che era quella che pagava, questa cosa non stava mica tanto bene, sai? Hai ragione. Infatti nel 1347 costruirono una torre dell'orologio proprio vicino al cantiere e sopra ci fecero mettere pure un automa segnatempo. Vedi che il tempo torna sempre in questa storia, esattamente come nella piazza del Valley. L'automa, che viene amichevolmente chiamato Maurizio, è il più antico al mondo che sia ancora perfettamente funzionante. Dal momento che grazie all'automa le ore di lavoro venivano scandite puntualmente, la costruzione del Duomo riprese. Verso il 1500, periodo che interessa a noi, le cappelle laterali erano ormai finite, ma non ancora affrescate. Avevano provato ad affidare il lavoro di affrescatura della Cappella Nuova, l'ultima costruita, al Beato Angelico. Lui era arrivato sul finire della primavera del 1447, ma c'era una cosa che nessuno sapeva di quel pittore. Era uno che soffriva il caldo. Si era presentato a Orvieto giusto per passare l'estate al fresco, ma arrivato l'autunno se ne andò e non tornò più. A quel punto si provò a contattare sia il Pastura che il Perugino, ma poi... Orrore! Orrore! Su quelli i saldi non c'erano mica e li si doveva pagare a prezzo pieno. Così si dovette ripiegare su Luca Signorelli, che aveva pure il 3x2. Luca si presentò puntuale e in 448 si mise subito a dipingere, anche perché era noto per essere uno che lavorava in fretta. In pratica era un paio di Louboutin consegnate con Amazon Prime. Forse non così rapido, ma era comunque abbastanza svelto e in più era un gran burlone. Nell'affresco Predica i fatti dell'Anticristo aveva ritratto tra la folla un bel po' di gente del tempo che lui evidentemente pensava fossero stati traviati dal diavolo, come ad esempio Cesare Borgia. Non manca nemmeno una nostra vecchia conoscenza, quell'Enea Silvio Piccolomini di cui abbiamo già parlato nel video su Pienza. Luca Signorelli era descritto come uno affabile, ottimo conversatore e pure modaiolo. Ok, era un po' fighetto, però sembrava proprio che fosse uno integerrimo e pronto a denunziare i peccatori. Questo lo pensate tu e il Vasari, ma secondo me la sua amante non era mica d'accordo. La vedi quella bella bionda lì, al centro della folla in primo piano? Quella che si sta prostituendo con un vecchio mercante? Ecco, quella era l'amante del Signorelli e lui la ritratta come una baldracca. Magari gli serviva una modella e aveva già lei sotto mano. Mi sa di no, sai? Perché se ti giri a guardare la parete opposta troverai l'affresco dei dannati dell'inferno. Quello mi piace molto. I demoni con la pelle blu, rossa e verde fanno tanto fantasy. Vero? Però guarda quel demone alato al centro. Quello che porta in spalla una peccatrice bionda tutto soddisfatto. La donna è sempre lei. Ma sai che adesso che me lo dici, assomiglia molto anche a quella peccatrice in basso,
Quella con le tette grosse stesa a terra con il demone che la calpesta. Certo che le assomiglia, è di nuovo lei. Ma se vuoi capire davvero perché la ritrae così tante volte, basta che guardi quel demone blu, quello che abbraccia la peccatrice bionda. Anche quella ha le tette grosse. È sempre lei. Certo, ma adesso osserva meglio anche il demone. Cree, quel demone assomiglia un sacco al signorelli, lo sai? Ovvio che gli assomiglia, è proprio lui. E ti faccio notare che in mezzo alla fronte ha un grosso corno. Mi stai dicendo che, siccome l'amante gli aveva messo un corno, il Luca l'ha ritratta a ripetizione sia come peccatrice che come dannata? Le prove sono sotto gli occhi di tutti, quindi direi proprio di sì. Sarà anche stato un compagnone e tutto il resto, però mi sa che questo Luca fosse anche uno che portava carogna quando gli si faceva un torto. Sì, ok, ma noi eravamo qui per via delle macchine del tempo. Ma certo. Adesso guarda l'affresco sopra la porta da cui siamo entrati e dimmi che cosa ti sembra. Cree, perché ci sono dei robot volanti che sparano raggi laser dagli occhi? In realtà sarebbero demoni che lanciano strali di fuoco sui peccatori. Però sì, anche a me sembrano dei robot che sparano raggi laser. Ma sai che più guardo questi affreschi e più mi sembra credibile che il Luca abbia incontrato davvero un viaggiatore che veniva dal futuro? Magari da qualche parte ci sono pure Marty McFly e la DeLorean. E basta con sta DeLorean! A Orvieto ci sono ancora un sacco di cose da vedere. Purtroppo la giornata che abbiamo passato a Orvieto non ha permesso di vedere tutto ciò che volevamo. Toccherà tornarci. Certo, amore. E il piccione, la porchetta e il tartufo non hanno niente a che fare con questo, vero? Assolutamente no. Certo. Lasciamo il Teo ai suoi deliri gastronomici e alla sua DeLorean. E intanto, se a voi è piaciuto il video, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale e magari lasciateci un commento, oltre a seguirci sugli altri nostri social. Ciao!